Ciao, sono Valiel e voi state guardando Vali TV, il posto migliore dove trovare ispirazione, consigli pratici sul canto per esprimervi al meglio con la vostra voce, ma anche dove facciamo un bel po' di vocal coach reaction su cantanti straordinari, internazionali più o meno conosciuti. E oggi sono molto curiosa perché, seguendo il consiglio di moltissimi di voi, è la prima volta che ascolto e faccio una vocal coach reaction, ma anche che ascolto e vedo questa cantante, credo russa, che si chiama Diana Ankudinova, spero di averlo detto bene, e che canta un brano dal titolo Rechenka. Allora, ascoltiamola insieme, sono super curiosa, non ne so assolutamente niente e quindi per la prima volta lo guardiamo insieme e ascoltiamo questo brano. Моя реченька, ты течешь. Wow, bello. Дай мне улыбнешься. Ой, да ты дитя, да мое дитятко, да ты чего сидишь? Да не улыбнешься. Ой, подруженьки, да мои милые, ой, да ничего-то мне радоваться. Ой, да ничего-то мне улыбаться. У нас коней-то полон двор. Агустейто, полна горница. Нет у меня отца-матери, некому меня. Ok, fermiamoci un attimo perché ho un sacco di cose da dire. Allora, ho un po' i brividi perché queste sono proprio quel genere di voce che riesce a toccarmi, no? Anche quel genere di pezzi, di canzoni, perché ha un suono comunque generalmente scuro, ma questa è l'ultima delle cose da dire. A me comunque i suoni scuri piacciono molto, ma innanzitutto il brano è vagamente etnico, quindi ha questo movimento un po' tribale. La parte iniziale invece è un po' colonna sonora, nel senso che potrebbe essere il soundtrack di un film, no? Quando comincia, oppure quando si vedono quegli scenari, no? Un po' o desolati, o dove è appena successo qualcosa. Ok, e quindi già l'ambiente della canzone mi piace molto, ma lei è veramente molto comunicativa, ha questo suono super particolare ed è molto comunicativa. Questa è la cosa che mi arriva assolutamente di più, lasciando perdere che chiaramente è tecnicamente molto brava, no? Perché utilizza comunque a livello tecnico anche delle cose molto interessanti, come appunto questi salti, queste cose un po' che ricordano, l'utilizzo dello yodeling viene fatto ovunque in Italia, a partire dagli alpini e poi in tutto il mondo, in un sacco di situazioni soprattutto etniche, quindi probabilmente fa anche un po' parte della cultura, del modo di cantare eccetera, però devo dire molto interessante.
Mi ha veramente colpito, oltretutto non me l'aspettavo, perché così a vederla mi sembrava veramente, chiaramente a questa immagine, al di là del vestito, la scenografia che sono un po' così particolari, però molto giovane, quindi ti aspetti una voce chiara, una voce cristallina, e invece ha questo suono molto scuro e molto bello, e lei arriva tantissimo. Andiamo avanti. Yodeling, quello di cui vi parlavo prima. Beh, ci credo, voglio dire. La gestualità insieme a quello che fa con la voce mi piace molto. Wow, bello, 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 bello questo. Poi ci torniamo. Vabbè, io ragazzi mi esalto abbastanza con queste cose, devo dire, proprio mi arriva quella cosa che vorrei saltare, anche se il pezzo non è che ti porta proprio, diciamo, a saltare, però insomma mi sento molto, molto esaltata quando sento queste cose, perché mi piace quando le persone, i cantanti che hanno delle capacità anche tecniche, sono così personali e vanno un po' anche fuori dagli schemi, e quindi sono anche un po' inaspettati, ok? Nel loro modo di arrivare. Ti arrivano come un qualcosa di non sentito, e poi quando vanno a toccare queste corde che sono un po' legate alla terra, direi, no? Perché io, se dovessi dare a questa voce una connotazione, no? Dovessi dire quale tra gli elementi naturali, tra aria, acqua, terra, fuoco, questa voce mi trasmette di più, no? Per me questa voce è terra. Quindi per me, se la terra avesse una voce, dovesse cantare una canzone, una delle voci che potrebbe avere sarebbe una voce così, no? Anche perché ci sono, a parte tutti questi suggerimenti a livello scenografico, il suo modo di muoversi che è molto un po' come, no, un ballo, un qualcosa di tribale, no? Ci sono dei punti in cui lei fa dei suoni che mi richiamano proprio anche, per esempio, il lupo, no? Se noi ascoltiamo, andiamo insieme in un punto interessante. Eccoci qua, ascoltate il finale di questa frase, che bello che è, se non vi ricorda un lupo, oppure uno di quei suoni che si sentono di notte nei boschi, no? È fantastico, fantastico. Niente, mi piace tantissimo, ragazzi. Io non so cosa ne pensate voi, non so neanche quanto di tradizionale ci sia nel suo modo di cantare. Magari chi è delle sue parti potrà scriverci qualcosa nei commenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io assolutamente voglio ascoltare altre cose. Mi piace veramente tanto. Quanti anni avrà questa ragazza? È giovanissima. Adesso poi mi farò una ricerca, fatemi anche sapere voi nei commenti. Una cosa che volevo dire prima di chiudere è che sicuramente, da un punto di vista tecnico, magari a qualcuno potrà interessare saperlo, lei canta con una laringe molto bassa, quindi sicuramente di natura ha un timbro e un suono non chiarissimi, non limpidissimi, di sicuro di partenza e così, però anche tecnicamente lo fa, diciamo, lo fa un po' volontariamente, no? Da un punto di vista tecnico, quindi
cerca questi suoni con la laringe molto bassa, quindi in senso generale canta un po' tutto in voce di petto con una laringe molto bassa, dei suoni molto particolari, tanti soffiati e poi questi yodeling utilizzati molto spesso, che sono queste intermittenze, queste cose qua tra voce di petto e voce di testa. Ma questa è l'ultima cosa, perché poi a livello comunicativo arriva tantissimo, e soprattutto a chi piacciono un po' le voci scure o le cose vagamente etniche con uno stile un po' colonna sonora, stile il gladiatore, diciamo potrebbero veramente apprezzare tanto, e per me è stato così. Quindi vi ringrazio molto di averla suggerita. Abbiamo analizzato un po' la sua voce. Se volete un'analisi personalizzata sulla vostra voce da parte mia, per capire un po' i punti forti, i punti deboli, quali sono le canzoni migliori che potreste cantare, che vi valorizzano di più, il genere perfetto per la vostra voce, allora cliccate il link che trovate qui in descrizione. Seguendo il link potrete prenotare un'analisi vocale direttamente con me. Io vi do un grandissimo abbraccio, piena di entusiasmo per questa nuova scoperta, una cantante veramente fantastica, originale e davvero molto brava e comunicativa. Vi do un grande abbraccio, un grande bacio, al prossimo video. Mua, mua, mua.